Buonasera a tutti, grazie per essere qui e benvenuti. Io sono Francesca Bufano, lavoro in Alan come consulente in campo di innovazione e come Startup Advisor. Innanzitutto vi porto un saluto da parte di Alfredo che avrete notato non è qui, è causa Covid. Ad ogni modo è già in fase di guarigione, quindi la fase acuta è passata. Il talk di oggi rientra in quello che è il format di Rehumanism, quindi questo spazio dedicato ai professionisti dell'innovazione. Quello che faremo stasera insieme al professore è cercare di capire cosa sono queste quantum technologies, qual è lo stato dell'arte e quali sono le possibili applicazioni e implicazioni di queste tecnologie. Lo faremo appunto insieme al professore. Il professore Fabio Sciarinno è professore ordinario della Sapienza del Dipartimento di Fisica. È anche Senior Researcher Fellow della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza, ha più di 150 pubblicazioni sia su riviste nazionali e non, ha partecipato ad altrettanti convegni. Le sue competenze spaziano dalla meccanica quantistica al calcolo e all'informazione quantistica. Avremo modo di approfondire anche gli ultimi anni di ricerca e appunto la tematica su cui vertono queste ricerche. Quindi professore, partiamo con una prima domanda che poi è venuta fuori anche dalle interlocuzioni precedenti. Ci può fare un overview di cosa sono queste quantum technology e, se possibile, facendo un distinguo tra quella che appunto è la prima rivoluzione quantistica e quella che stiamo vivendo in questi anni? Grazie mille, per me è un piacere essere oggi qui. Io avrò un taglio introduttivo, ma sarò chiaramente disponibile per qualunque approfondimento durante la presentazione. Inizio con un zoom ampio, ma disponibile sempre a focalizzare su diversi aspetti. Insegno Quantum Information sia alla laurea magistrale in fisica che al dottorato, quindi dalla comunicazione alla computazione. Allora partirei dalla domanda. E per dare un po' un'apertura vorrei iniziare da come Microsoft, un video di Microsoft che presenta come loro sponsorizzano il loro approccio a quantum computer. Quindi inizierei con un trailer loro per poi cercare di essere un po' più dettagliati nell'evoluzione successiva. When we talk about quantum computing, it's a completely different game. Quantum computing will enable us to solve problems that currently take longer than the lifetime of the universe in seconds, hours, or days. We completely reconceive the space in which we do computation. Quantum computing is like going from crawling to going to a different planet. It's different. It's only natural that we would want to use the world's most powerful device to combat the world's most challenging problems. We could attack global warming. Security. What are the boundaries of machine learning? Fighting diseases. The possibilities of quantum computers are endless. Microsoft has the best and the brightest working on this problem. It's really happening. Progress is very fast, and we're building a quantum computer. What the world wants to know is what happens when we turn the machine on. What problems will be solvable with a computer that computes in a billion parallel universes at the same time? Questo era il loro promo di qualche anno fa, poi hanno avuto qualche piccolo incidente di percorso, perché poi vi vedrò che esistono diversi approcci fisici alla computazione quantistica a livello di meccanismi. Ognuno ha scommesso su un cavallo, il cavallo che ha scelto Microsoft si è rivelato particolarmente insidioso come tipo di metodologia. Allora, queste sono, per partire prima con la visione, questo invece è l'approccio che utilizza IBM, e dunque questa è una visione un po' più dettagliata di quello che è il loro approccio, che sono in questo caso dei superconduttori, e di qui uno sketch
del dispositivo in cui ogni qualvolta abbiamo in mente un computer quantistico, abbiamo sempre in mente un processore, il cuore, che si deve comportare in maniera genuinamente quantistica, e poi un'interfaccia, noi utenti, che sarà classica. E in qualche modo la sfida che abbiamo sempre è che il cuore si deve comportare in maniera quantistica, vogliamo che lo faccia su una certa complessità, però non deve interagire con l'ambiente, ma noi che siamo parte dell'ambiente vogliamo interagire con il computer, e questo crea delle esigenze che risultano può essere presto in contrasto. Questo è un dettaglio del loro schema. Questo approccio ai superconduttori, che ha la peculiarità di lavorare a temperature estremamente basse, millikelvin, quindi abbiamo questa struttura più layer, che è il sistema che si utilizza per raffreddare. Ma questo era un po' per iniziare partendo dalla domanda. Allora, un turning point su cui io poi tornerò successivamente, perché è qualcosa su cui abbiamo lavorato molto anche come gruppo di ricerca, è proprio questo termine supremazia quantistica, che è un termine che è diventato d'impatto dal 2019, quando Google affermò di aver raggiunto la quantum supremacy, e andremo a vedere un po' nei dettagli di cosa si tratta. Quantum supremacy, che poi è diventato quantum advantage, perché il termine supremacy aveva una connotazione politicamente non apprezzata negli Stati Uniti, quindi c'è stato uno shift di nome. Allora, ci torneremo su questo. Allora, per iniziare a dire dov'è la differenza fra prima e seconda rivoluzione, perché i transistor alla fine sfruttano fenomeni quantistici, il nucleare sfrutta fenomeni quantistici. La distinzione, quando uno parla di seconda rivoluzione quantistica, vuole sfruttare appieno tutte le proprietà del mondo quantistico. Parleremo di teoria dell'informazione. L'elemento chiave è il qubit. Il qubit, che ha la peculiarità che, a differenza del bit classico, lo scriviamo nel seguente modo. Posso chiedere, per iniziare ad avere un po' un'idea, quanti di voi hanno già visto questa scritta alfa 0 più beta 1? Ok, questo mi permette di calibrare. Questo aspetto che c'ha è che l'ingrediente fondamentale è il concetto che noi abbiamo, il modo in cui codifichiamo l'informazione, che classicamente è un bit, che può essere 0 o 1, nel mondo quantistico in qualche modo può essere 0 e 1 allo stesso tempo. Ed è questa l'intuizione che ci porteremo dietro durante questa breve discussione. Il fatto di poter avere 0 e 1 allo stesso tempo è quello che ci apre nuove possibilità per elaborare l'informazione. Non è scontato, diciamo, io sono un fisico sperimentale, dunque lavoro in laboratorio, quindi quando uno tutti i giorni va in laboratorio e lavora sugli esperimenti, acquisisce un senso intuitivo di come vanno le dinamiche nel mondo quantistico, quindi uno inizia a ragionare in maniera diversa, ed è quello che cercherò di trasmettervi oggi. Allora vi faccio vedere qui un secondo video per chiudere questa parte di prequel introduttivo, che è proprio questa distinzione fra prima rivoluzione e seconda rivoluzione quantistica. E questo è un video della Commissione Europea. We're at the beginning of the second wave of the quantum revolution. The results of the first wave are all around us. And now, quantum technology is ready to take us even further. The foundations of quantum physics were laid a century ago in Europe. Here, famous scientists paved the way for the first wave of the quantum revolution. Groundbreaking technologies arose that have changed the way we live our lives. 100 years later, Europe remains at the forefront of global research efforts. Around the Union, researchers are working to unlock the full potential of quantum technology, to contribute to global challenges for better healthcare, clean energy, and new materials, to provide safety and security solutions, and to seed unimagined possibilities for the future, resulting in a more sustainable, more productive, and more secure world. In sostanza il punto qual è? Noi abbiamo questa possibilità di avere questa informazione che è 0 e 1 allo stesso tempo, e ci chiediamo questa possibilità quali nuove prospettive apre. Io qui ho indicato, e mi appresto a chiudere questa prima domanda, quali sono i 4 ambiti applicativi su cui c'è maggiore attenzione. Comunicazione, parleremo di crittografia, computazione e simulazione, che in qualche modo sono raggruppati, quindi
come queste proprietà possono consentire calcoli più efficienti, simulazione e infine sensing e metrology, dunque sensoristica, dove nuovamente vogliamo avere una sensoristica in condizioni dove oggi abbiamo dei limiti. Questi sono gli ambiti applicativi, di questi 4, e per chiudere questa domanda li ho messi adesso al centro, ne ho aggiunto un quinto da fisico, i fondamenti della realtà, cioè chiedersi dov'è il limite della realtà, che significa una realtà che è 2 cose allo stesso tempo, e questi sono aspetti, diciamo, che vanno più verso la filosofia, ma attorno a quello che vedete invece l'hardware, cioè noi dobbiamo avere alla fine un dispositivo che si comporti in maniera quantistica. E quindi vediamo diversi candidati. E a sinistra trapped ion, ioni intrappolati. Un ione è un atomo che ha perso un elettrone, dunque carico positivamente. Questi ioni vengono intrappolati uno ad uno lungo una fila, lo vedete lì rappresentato, e uno codifica le informazioni in un singolo ione. Questo è l'approccio che oggi è intrapreso da alcune multinazionali, Honeywell per esempio, per fare il computer quantistico con gli ioni. Poi abbiamo giù atomi freddi perché sono atomi che vengono raffreddati, sono immobili praticamente, vicini allo zero assoluto, e sono manipolati con dei fasci laser, cioè il fascio laser è lo strumento che ci consente di manipolare un atomo alla volta, ed è quello che trovate qua a sinistra. Questo abbiamo già visto, qubit superconduttori, questo è l'approccio di IBM e Google, dunque dobbiamo avere temperature molto estremamente ridotte e sfruttiamo salti quantistici della corrente elettronica. Quantum annealer, non sempre legato ai superconduttori ma con un'altra piattaforma, spin qubit, una tecnologia CMOS compatibile dove andiamo, questo è un circuito con dimensioni nanometriche, e andiamo a codificare atomi artificiali in questi substrati in modo sempre da poterli controllare in maniera quantistica. E poi singoli fotoni, non posso fare il disegno del singolo fotone, quello che usiamo noi, ovvero l'idea di usare i quanti di luce, il fotone. In questa stanza abbiamo miliardi di fotoni e noi dobbiamo lavorare invece un fotone alla volta. Lavoriamo un fotone alla volta, lo possiamo fare in fibre ottiche, lo possiamo fare in circuiti integrati. I fotoni, li immaginate, fanno benissimo per comunicare, perché alla fine un fascio laser è fatto da fotoni e dunque il fotone è quello che naturalmente ci fa comunicare, e noi su quello faremo anche invece computazione, ve lo mostrerò successivamente. Quindi questa era una panoramica per vi dire transizione dalla prima alla seconda rivoluzione. Cosa ci serve però? 2 aspetti, diverse componenti. Una, la tecnologia appropriata con tutte queste piattaforme. Tecnologia che ha delle sfide. Per la crittografia vedremo il campo è più maturo, per la computazione la sfida è ancora ad ampio termine. E poi c'è il layer successivo che è quello applicativo, ed è su questo, su come collegare il layer fisico, io parlo del layer fisico, e il layer applicativo, che oggi la sfida è estremamente attuale. Io quindi concluderei così un po' questo prequel dell'intervento di oggi. Ok, perfetto. Vorrei chiederle se può ad esempio darci proprio degli esempi anche più concreti, nel senso farci comprendere come possiamo applicare queste tecnologie in 2 macro settori, che magari possono essere ad esempio quello della crittografia e quello biochimico. Come al solito ci sono domande anche, io accetto in qualunque... Allora adesso vi darei una visione della crittografia, brevemente, e poi dopo andremo magari a parlare di come si può usare il computer quantistico per fare quel tipo di ambito. Allora, la crittografia è qualcosa, diciamo, un concetto familiare a tutti, ma soprattutto un aspetto fondamentale della crittografia in questo momento storico ha una grandissima rilevanza negli equilibri geopolitici, ed è sempre forte l'interconnessione fra crittografia e scienze fondamentali. Vi faccio un esempio. Nel Medioevo le tecniche crittografiche erano tecniche in cui si sostituivano una lettera con altre lettere. Era molto semplice. Uno prendeva una lettera, la cambiava in un'altra lettera e così crittografava. Se uno fa questo codice di cifratura scambiando le lettere, uno ha 25 fattoriali combinazioni, che è circa 10 alla 15. Quindi qualcosa che sembrerebbe difficile da decodificare.
ma quando uno va a criptare una lingua italiana, la lettera A è quella più frequente. E quindi quando uno ha un testo criptato, semplicemente cambiando le lettere, vedendo semplicemente quella lettera più frequente, cifrata, può ricondurre a quella lettera A. Nel Medioevo cosa succede? Gli arabi studiano le frequenze prima della controparte europea. Conclusione, per decenni, per secoli, gli arabi decriptavano tutti, perché avevano sviluppato la matematica. E questa è quella fase geopolitica dove si inizia a vedere una supremazia del mondo arabo culturale rispetto alla componente, dove era il vantaggio matematico aver introdotto analisi statistiche sul testo. Poi abbiamo in mente la macchina Enigma, famosa. La macchina Enigma faceva questa cifratura di questo tipo, ma semplicemente interscambiando le parole durante la codifica. Macchina Enigma che a sua volta stimola la macchina di Turing. Quindi vediamo come crittografia, la sconfitta della crittografia ha sempre spinto la matematica, la computazione e quindi la tecnologia. Adesso ci chiediamo qual è il modo ultimo per cifrare un messaggio, ovvero la richiesta come si fa, come possiamo avere oggi una cifratura che viene definita incondizionale, ovvero in cui io non voglio mettere alcun limite al mio avversario. Immaginiamo, arriva un alieno a un computer 10.000 anni più avanti rispetto alle leggi fisiche nostre, come facciamo ad avere una crittografia incondizionata rispetto ad un altro utente? Allora, l'approccio che dà la cifratura ultima è il cosiddetto approccio a chiave privata, che è molto semplice. Alice e Bob devono parlare, per farlo hanno una chiave segreta, annota entrambi, e cifrano e decifrano con la stessa chiave. Questa chiave di cifratura è casuale, è nota solo Alice e Bob, e ogni volta che cambiano messaggio cambiano chiave. Quindi tutto il protocollo alla fine consiste nell'avere una chiave fra le due persone che si devono parlare. Ed è questo che ci dà la cifratura ultima. Come si fa? Oggi si fa con la valigetta o si fa usando altri protocolli di scambi di chiave pubblica. Ed è qui che può avere un ruolo fondamentale la crittografia quantistica. Ovvero la crittografia quantistica è un approccio che consente di scambiare una chiave privata fra due utenti. Ovvero, in questo protocollo, quello che faremo a livello quantistico sarà semplicemente avere un modo efficiente e inattaccabile per condividere una chiave privata fra i due utenti, Alice e Bob, che vogliono parlare. Questo viene chiamato protocollo a chiave privata e l'intuizione che c'è, vi do a livello fisico, è che il mondo quantistico è particolare. Allora Alice e Bob come faranno a scambiarsi delle chiavi? Si manderanno singoli fotoni, un fotone alla volta. Il singolo fotone codificherà l'informazione in maniera quantistica e la peculiarità dell'approccio a livello concettuale è che se arriva una spia che cerca di leggere l'informazione, per le regole del mondo quantistico, se perturba la chiave, noi ce ne accorgiamo. Avete qualche domanda su questo? Allora, cosa ci servono? Servono singoli fotoni. Quindi l'idea è di avere Alice e Bob, esistono vari protocolli, questo è il primo protocollo chiamato BB84, introdotto nell'84 da Bennett e Brassard, dove dobbiamo avere alla fine Alice e Bob che devono generare singoli fotoni, mandare i singoli fotoni dall'uno all'altro, e c'è tutto un protocollo abbastanza semplice che consente alla fine di avere una chiave privata fra i due con una sicurezza che viene detta incondizionata, ovvero che non ha alcuna assunzione sulla potenza di calcolo o la tecnologia del nostro avversario. Oggi tutti i nostri schemi di crittografia hanno assunzioni sull'avversario, qualunque schema. Questo è uno schema che non ci avrebbe questo tipo di richiesta. Dove siamo oggi? Io non vi racconto, i primi esperimenti si fanno negli anni 90. Qual è il vantaggio? È che alla fine noi dobbiamo mandare un singolo fotone, quindi possiamo farlo in aria o possiamo farlo in fibra. E quindi questa tecnologia può adattarsi alle infrastrutture attuali. Ora vi faccio vedere i punti più estremi, che su questo sono rappresentati dalla Cina. Vi faccio vedere due loro
realizzazioni estreme. Uno è il cosiddetto Quantum Sputnik, che è un satellite che hanno lanciato nel 2017 e hanno usato questo satellite a bassa orbita per scambiare chiavi quantistiche fra due postazioni. Qui parliamo di una dimostrazione di ricerca, ovvero dove la chiave come qualità, come quantità, come rate, come caratteristiche sono adatte a uno scopo di ricerca ma non un'applicazione, diciamo, con utilizzo quotidiano. Questo vi fa vedere un po', questo siamo nel 2017, vi fa vedere un po' questo satellite che nel caso creava stati entangled che non vi ho ancora commentati fra due postazioni. Poi hanno utilizzato questo satellite, questo è 2018, per scambiare chiavi segrete fra Austria e Cina. Questo è un po' per mostrarvi un po' qual è lo stato dell'arte. E questo in qualche modo vi fa vedere un video. The quantum experiments at space scale, which has demonstrated quantum communications over about 1,200 kilometers between two base stations in China. Wire to Bob, and Bob would receive those in such a way that they could then figure out that the messages were used for each photon. So Alice tells Bob what she sent the data as, Bob tells Alice what he listened as, and now both of them know which ones match up. Non voglio andare nel dettaglio del protocollo, ma questo invece vi fa vedere, questo è un Nature di 3-4 mesi fa, dove dimostra tutta la rete di crittografia quantistica che è stata sviluppata in Cina, che vedete parte da Shanghai e arriva a Pechino e lo fa attraverso una serie di postazioni intermedie con anche delle strutture interne a diverse città rappresentate. Lì vedete Pechino, vedete Shanghai, dove dunque ogni nodo rappresenta una diversa postazione e link che rappresentano collegamenti in fibra fra diversi utenti. Questo è lo stato dell'arte, ripeto, questo è pubblicato veramente penso 3-4 mesi fa. Se avete qualche domanda vorrei mostrarvi un esperimento di crittografia che abbiamo svolto un attimo solo, nel frattempo vi chiederei se c'è una domanda su questo mentre recupero. Prego. Nella prima parte della presentazione, fra le tecniche con quale quantistica con quale possiamo fare un quantum computer, quali di queste qui, ecco, quali di queste tecniche ha il più alto potenziale ma è la più difficile da realizzare? Allora, questa è un'ottima domanda ed è anche un po' la grande sfida. Su questo ci ritornerò dopo, ma a questo punto inizierà a aggiungere. Allora, noi abbiamo un problema fondamentale che è la cosiddetta scalabilità. Cioè dobbiamo aumentare il numero di qubit, ma soprattutto dobbiamo riuscire a avere degli schemi che ci consentono di correggere gli errori. Quindi noi abbiamo due aspetti. Uno è il numero di qubit logici che ci interessano, quelli fisici. La sfida su qual è la piattaforma appropriata per riuscire a scalare il numero di qubit mantenendo un tasso di errore molto basso è la grande questione aperta. Oggi esistono diverse blueprint negli ultimi mesi, in particolare di Google, IBM ed altri, per cui dal mio punto di vista sbilanciarmi non mi risulta facile. Il punto fondamentale è che ci saranno due possibili strategie: avere pochi qubit con un tasso di errore estremamente basso. E io penso che questa è la strategia che vincerà. Un'altra strategia è di combattere il rumore con un numero di qubit estremamente alto, parliamo di 100.000 o 1 milione di qubit, che però è difficile da attuare, visto anche tutta la controparte classica che serve per controllare il sistema. Quindi io troverei, poi la fotonica, ve lo commenterò dopo, è radicalmente diversa come approccio, quindi dal mio punto di vista la strategia è quella in cui il tasso di errore deve essere così basso da dover avere un numero di qubit aggiuntivi per fare la computazione senza tasso di errore il più ridotto possibile. Questo per la scommessa di breve. Questo per riuscire a fare quantum error correction. Ora. Sì, 10 anni, sì. Quindi adesso sulle varie piattaforme, poi magari ci ritornerò su questa domanda. Adesso ho trovato i video, eccolo che volevo mostrarvi. E allora, mentre introduce il video, vi do alcuni commenti. Allora,
esistono varie, per adesso vi ho parlato soltanto di un qubit, ci sono stati molto particolari che sono stati di 2 qubit, che sono cosiddetti stati entangled, che rappresentano un po' la chiave anche del computer quantistico, perché sono stati in cui 1 o 2 stati. E la crittografia quantistica con 2 qubit entangled ha un livello di sicurezza ancora ulteriore. Questo è l'esperimento che abbiamo fatto in Sapienza, dove quindi vedete come al solito il concetto di chiave criptata e decriptata, e questo è stato però il primo esperimento di crittografia quantistica che ha sfruttato sorgenti che possono generare stati entangled premendo un pulsante, ovvero questi si chiamano sorgenti di quantum dot di stati entangled deterministici. Allora questo vi dà un po' un'idea di che significa in maniera schematica un esperimento di questo tipo, per darvi un po' una visualizzazione. Avete 2 postazioni, un apparato di misura con dei rivelatori di singolo fotone che devono contare se arriva un fotone o niente, un'elettronica, dei computer. I pallini sono rappresentazioni di singoli fotoni che chiaramente non vediamo ad occhio. Quello che vedete qui quindi è una visualizzazione di quello che può essere un esperimento in cui avete 2 postazioni che comunicano con un link in aria. Per fare una comunicazione di singolo fotone fra 2 postazioni si usa generalmente un fascio laser di puntamento che serve a allineare una postazione rispetto all'altra, e poi attraverso questa postazione vedete 2 diversi colori, un colore per il puntamento, uno per mandare i singoli fotoni. Abbiamo fatto questo fra i 2 edifici di Sapienza, 250 metri, ma questo perché volevamo poter lavorarci tutti i giorni. In realtà, diciamo, al Fermi era il mio vecchio ufficio, perché vedevo l'altro edificio, e quindi avete, questo vi dà una visualizzazione, avete una postazione dove dunque mandate un fascio laser di bassa potenza che serve a agganciare, voi dovete agganciare una postazione rispetto all'altra con dei sistemi di controreazione, e questo è quello che poi si servirà a andare anche su satellite come strategia, e avete dunque un laser di puntamento e i singoli fotoni ad un'altra frequenza, un altro colore. E poi avete dunque, vedete dunque che un tipico esperimento vi va a combinare una tecnologia di tipo classico, che è quella generalmente di controllo, con poi una tecnologia che tipicamente funziona con singoli fotoni. Avete dunque detector, avete singoli fotoni, andate in delle fibre ottiche che servono a guidare dunque la luce, dei detector di singolo fotone, e quindi quello che potete fare alla fine è mandare questa stringa di fotoni da un laboratorio all'altro. E questo vorrei far vedere un po' il tipo di strumentazione, per dare un'idea di come si presenta. Questa è la sorgente di cui vi parlavo prima, e questa è la postazione dove si riceve dall'altra parte. Questo è il primo articolo. Diciamo, la nostra peculiarità è che avevamo appunto questa sorgente che aveva queste caratteristiche particolari che vi dicevo prima. Questo per darvi una panoramica sulla crittografia, e con questo concluderei questa parte per poi andare a rispondere in più dettagli alla domanda che stava emergendo. Non so, vuole magari entrare già nel dettaglio della domanda? Allora, diciamo, a questo punto come elemento vorrei darvi prima di rispondere una mia introduzione sul lato di computazione quantistica, per vedere un po' quali sono gli elementi chiavi e poi andare a commentare un po' il diverso hardware. Allora, diciamo, quando parlavamo di crittografia ci interessava un solo qubit, che era un singolo fotone. Quando invece pensiamo di fare computazione vogliamo usare più qubit. E qui ci sono alcuni ingredienti. Il primo ingrediente è come cresce lo spazio in cui vivono i qubit. I qubit vivono in spazi vettoriali a livello matematico. In realtà il nome specifico è uno spazio di Hilbert, che è uno spazio vettoriale con un prodotto scalare. E allora la particolarità qual è? Che se voi avete un qubit, potete avere un qubit che può essere 0, può essere 1, può essere questo simbolo, 0 più 1. Se voi avete 2 qubit, che ho chiamato A e B, potete avere lo stato 00, 01, 10, 11. E potete avere questi 4 stati contemporaneamente con la cosiddetta combinazione. Qui inizia a vedere un po' la differenza. Il bit, voi avete un bit alla volta, 0 o 1.
Quando avete 2 bit avete un solo valore, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Quindi iniziate ad avere insieme 4 possibili combinazioni. Quando avete 3 bit avete una sola possibile stringa. Quando avete 3 qubit iniziate ad avere 8 possibili combinazioni che vivono simultaneamente. Quando avete n qubit possono in generale essere una somma di 2 alla n termini. E questo è il cosiddetto fatto che lo spazio in cui vivono i qubit esplode esponenzialmente. Questo è l'ingrediente chiave della computazione quantistica. L'esplosione, quantifichiamolo. L'esperimento di Google di supremazia quantistica aveva 53 qubit, che significa che con 53 qubit abbiamo uno spazio. Se dovessi scrivere lo stato di quel sistema, devo scrivere 2 alla 53 termini, che fa 10 alla 16. Allora immaginate, uno in mente la legge di Moore. La legge di Moore cosa ci dice? La legge di Moore, tradotta per un computer quantistico, uno potrebbe dirle: io aggiungo un qubit. Ogni volta che aggiungo un qubit mi raddoppia lo spazio. Ed è questo, ormai ci siamo abituati con la pandemia a parlare sempre di esponenti. Abbiamo anche capito che ogni volta che uno c'ha un esponente, in qualche modo uno perde un'intuizione quotidiana di quello che sta succedendo. Allora, l'idea è come sfruttare questo esponente per elaborare l'informazione. Allora, uno può avere un'intuizione. Vediamo la buona notizia. Io ho qualcosa che esplode esponenzialmente. E questa è la buona. Quindi io devo fare un calcolo, una funzione. E mentre io classicamente quando faccio una funzione la faccio su uno stato fissato all'inizio, 0, 1 o 0, 0, quando ho un computer quantistico lo stato di input può essere tutti gli stati allo stesso tempo. E questa è la buona notizia. Qual è però la cattiva notizia? È che noi siamo nel mondo classico. Quindi noi possiamo immaginare che uno può fare un calcolo nel mondo quantistico in cui ha fatto tutti i possibili calcoli in un solo colpo. Però noi siamo nella controparte classica, dobbiamo leggere l'informazione e quando vogliamo accedere all'informazione del mondo quantistico estraiamo soltanto un risultato, ovvero di questo stato che aveva tutti i possibili risultati, noi ne stiamo tirando fuori soltanto uno. Ovvero, un modo uno può immaginare che il mondo quantistico è come se ci fosse una realtà estremamente ricca, ma fra noi questa realtà c'è un vetro smerigliato. E noi di questa realtà percepiamo soltanto una parte minima dell'informazione. Quindi nel mondo quantistico c'è un'informazione estremamente ricca, ma noi osservatori ne estraiamo una minima parte. Questo cosa implica? Che quando uno fa un algoritmo quantistico, ovvero vuole risolvere diversi tipi di problemi, l'algoritmo deve essere architettato in maniera tale che questo problema di come estrarre l'informazione lo elimina nel modo in cui è stato pensato l'algoritmo. Ovvero, esistono spesso proposte di approcci efficienti a livello quantistico che si dimenticano che poi l'informazione va estratta. Se noi dimentichiamo quest'ultimo passaggio, abbiamo ottenuto qualcosa di inutile. Quest'ultimo passaggio è quello che rende non banale sviluppare diversi algoritmi. Qui vi cito alcuni dei primi, quelli storici, dove uno va a confrontare la complessità di tipo classico con quella di tipo quantistico. Cioè ci chiediamo quanto è difficile risolvere un problema classicamente e quanto lo è quantisticamente. Uno molto noto, quello più noto, è l'algoritmo di Shor. L'algoritmo di Shor è quello che vuole fattorizzare un numero. Cioè io vi do 15 e voi da 15 tirate 3 per 5. Che sembra un problema semplice su 15, quando il numero diventa grande diventa estremamente complicato e questo è collegato poi alla crittografia classica. Questo a livello quantistico invece diventa da un problema esponenziale un problema polinomiale. Esiste poi una famiglia di algoritmi, quelli più interessanti sono quelli che hanno un cosiddetto speed up esponenziale fra approccio classico e approccio quantistico. Uno di questi, e prima si parlava, la domanda partiva da studi biochimici, è proprio il problema della simulazione. Perché se noi vogliamo con un hardware class quantistico studiare un problema quantistico, lo possiamo fare con risorse polinomiali.
Se noi invece vogliamo con un hardware classico risolvere un problema quantistico, le risorse diventano esponenziali. E quindi questo ramo della simulazione, ovvero di studiare nuovi materiali, è un ramo in cui questo tipo di hardware è molto promettente. Questo è una slide invece di dire i limiti. Questa slide, diciamo, non so quanti, alcuni di voi sono familiari con problemi di complessità computazionale, vedo un paio, 3, allora vedo. Qui vi dà un po' una visione di come uno può andare a catalogare i diversi problemi che uno affronta come tipo di complessità. E qui trovate, i problemi sono divisi per classi di difficoltà nel risolverli. Il messaggio di questo riassunto è che non tutti i problemi classici diventano facili con un approccio quantistico, ma esistono alcuni problemi in cui si vede questo netto miglioramento. E adesso dov'è esattamente la frontiera fra i due è un argomento meno chiaro, in particolare quando iniziamo a parlare di machine learning e intelligenza artificiale, perché in quell'ambito lì abbiamo approcci che sono spesso euristici, dove già classicamente non sappiamo un problema quanto è difficile, quindi se lo rendiamo quantistico a maggior ragione non sappiamo bene qual è il confine. Però ci sono chiari algoritmi in cui si vede un gap anche lì esponenziale. Questo è un argomento su cui anche lavoro come ricerca, all'interfaccia fra machine learning e quantum information. Questo era per darvi su questo una prospettiva. Gli ambiti applicativi sono svariati, qui cito le referenze. Può farci degli esempi sull'healthcare, ad esempio? Allora, questi sono tutti gli ambiti dove uno vuole andare a studiare un tipo di materiale. Ed è, come dicevo, è lì che abbiamo questo gap, ovvero abbiamo degli algoritmi che per esempio ci consentono di studiare macromolecole, ne esistono una varietà di algoritmi, di andare a studiare le proprietà. E qual è il punto? E possiamo tornare, faccio un salto, avevo parlato qui di uno spazio che cresce esponenzialmente. Questa crescita esponenziale è lo stesso motivo per cui è difficile andare a fare simulazioni classiche di sistemi molecolari complessi, perché un sistema molecolare complesso ha una dinamica intrinsecamente quantistica come configurazione interna e quindi studiare nuovi prodotti farmaceutici, nuovi aggregati, nuovi materiali richiede simulazioni di tipo quantistico, perché si comportano in maniera quantistica. E questo richiede risorse che crescono esponenzialmente se uno ha un sistema classico. Invece uno può dire, bene, io ho un hardware quantistico e quindi è semplice per me studiare qualcosa che si comporti in maniera quantistica, perché la dinamica quantistica ce l'ho già intrinsecamente, non la devo replicare in maniera artificiosa. Ed è questo tipo di contesto. E su questo recentemente proprio Google nell'ultimo anno ha pubblicato 2 o 3 nature interessanti dove hanno usato quel processore di cui parlavo prima proprio in questo ambito qui. Allora, vedo che ho esaurito quasi il mio tempo, allora diciamo come focus cercherei di andare a tornare sulla domanda di prima, sulla piattaforma promettente, che è la domanda che mi faceva. La mia domanda è esattamente quella che ha più potenziale, ma su cui nessuno ci lavora oggi perché è troppo difficile. Allora, diciamo, io su questo potrei dare una risposta un po' di parte, perché io gareggio su una squadra fotonica e quindi le rispondo questo. Allora, da un punto di vista sì, perché i fotoni hanno una peculiarità, si parlano poco, che da un punto di vista ci piace perché parlano poco con l'ambiente. Ci piace di meno perché devono parlare anche fra di loro. E quindi, d'altro canto, vi farò vedere, però diciamo, mi porto la domanda per andare verso l'ultima parte. Vedete, qua vedete tutta una serie di piattaforme che vi ho mostrato prima, vedete, multinazionali e laboratori di ricerca. Questa è una slide fatta da una società francese, Pascal, che è una delle piattaforme. Credo che non cita qui gli atomi di Rydberg. Allora, gli atomi di Rydberg dicono che sono facili da usare, no? In realtà gli atomi di Rydberg li hanno messi in code atoms, perché Pascal usa un po' questo approccio qua. Cioè, diciamo, questo in realtà è del 2019, e gli atomi, però Pascal utilizza questo tipo di approccio, quindi hanno chiamato atomi freddi,
perché di fatto entra in quella categoria, grazie, però questo di fatto è proprio di Pascal, che è la società leader su questa piattaforma. Allora, la fotonica, vi dicevo, c'è questo aspetto, ha un potenziale che noi abbiamo grandi foundry che possono fare chip di fotonica integrata a grande complessità. Quindi uno in qualche modo ha due tipi di approcci, può dire va bene, qubit superconduttori, devo sviluppare una tecnologia, non posso andare su una foundry già esistente, devo sviluppare una piattaforma che mi consente di fabbricare dei chip di una certa complessità, che mi consente di avere un numero di qubit molto alti. L'approccio fotonico, che su questo in particolare è preso da due startup, Quantum e Xanadu, ma pesanti, vogliono sfruttare Global Foundry, che sono capaci di fare chip di grande complessità andando a sfruttare una tecnologia sviluppata già in ambito fotonico di tipo classico. Però, come vi dicevo, quello che qui diventa facile, qui diventa difficile e viceversa. Qui vediamo i qubit topologici che insomma, erano dati un po' fuori gioco fino a una settimana fa. C'è un annuncio che hanno visto qualcosa, ma non c'è ancora nessun paper scientifico. Una cosa è vederne uno, una cosa è vederne due, una cosa è vederne 1 milione. Un campo che si è evoluto parecchio negli ultimi 2 o 3 anni sono approcci con piattaforme di silicio e di germanio. Qui trovate la parte superconduttiva, che è quella in cui ci sono grandi sforzi da lungo tempo, e in cui però, devo dire, hanno fatto passi da gigante, e qui trovate la tecnologia di ioni intrappolati, che se volete sono forse più difficili da scalare, perché non abbiamo un dispositivo integrato in cui li mettiamo, però in cui si riescono a controllare estremamente bene, in cui quindi uno riesce ad avere un singolo, di quello il concetto che 2 ioni per natura sono uguali. Cioè mi prendo 2 ioni di bario, li metto in 2 posti diversi e quelli sono uguali. Quando faccio un circuito, non farò mai 2 circuiti identici quando faccio i superconduttori. E questa spiegazione un po' intuitiva vi dice perché 2 ioni di bario si comporteranno sempre identicamente allo stesso modo, e questo ci consente su di questi di avere un certo controllo. Mi sto un po' dilungando. Perché c'è una polarizzazione delle soluzioni, cioè anche i grandi player è molto raro che facciano investimenti su più di una tecnologia. Se fossi Google o IBM proveremmo tutto. Questa è un'ottima domanda. Allora, in realtà un player che è trasversale è Amazon Web Service. Amazon Web Service di fatto ha investito nel Caltech per un centro con un approccio di superconduttori, ma di fatto è coinvolto in diverse di queste piattaforme. Di fatto direi anche che anche i singoli paesi hanno fatto alcune scelte. Vi do alcuni esempi. L'Australia, essendo più limitata come azione, punta tutto sulle piattaforme di quantum, questa qui. La Germania ha appena fatto investimenti molto molto pesanti sulla fotonica. Questo vi parlo delle ultime settimane, hanno messo circa 200 milioni di euro. Parlo adesso come Stato, non come singola realtà. I main player, di fatto abbiamo IBM che su questo investe da lungo tempo, quindi come tipo di piattaforma, però è vero che sono tutti polarizzati poi su un singolo campo. Poi esistono, non adesso come multinazionali, ma come infrastrutture, mi viene in mente molto il CEA, Centre di Energia Atomique, che è trasversale su diverse piattaforme, come tipo di approccio. Poi abbiamo, devo dire, una serie di start-up che però sono diventate un po' pesanti, che sono in particolare Righetti, IonQ, Psiquantum e Xanadu, che io conosco molto bene perché sono lato fotonico, quindi su quello posso andare molto più nei dettagli, che di fatto però hanno visto un aumento di capitale nell'ultimo anno veramente cospicuo. Professore, parlando di investimenti, ci sono dei link possibili tra il PNRR e insomma, la ricerca in questo campo? Che magari appunto anche se ci sono delle aziende possono essere io su questo ho interessate. preparato una slide, anche, penso che anche molti di voi già conosceranno. Sì, se posso aggiungere il posizionamento del nostro paese, se esiste un posizionamento.
Allora su questo mi aggancerò al PNRR, benissimo, così affronto due domande insieme, grazie. Allora, vi do una panoramica. Allora, l'Italia ha una grande competenza diffusa fra realtà accademiche ed enti di ricerca. Quindi in realtà siamo un sistema che, a differenza, la Francia è un po' il modello complementare da questo punto di vista. In Francia la ricerca si concentra su Parigi e SEOA, in Italia abbiamo visto vari attori. Vi do una panoramica del PNRR e poi rispondo su questo. Allora, quello che abbiamo visto è che nel PNRR il quantum ha un ruolo importante. Lo so perché io sono referente scientifico Sapienza in questo ambito. E oggi nel PNRR esistono varie iniziative che vedono questo campo presente. La prima iniziativa che riguarda i centri nazionali, HPC, High Performance Computing, diciamo, lo so perché faccio parte, sono responsabile, referente scientifico Sapienza per tutto questo centro nazionale, che ha un'attività in quantum computing e che vede coinvolte già alcune aziende e con altre aziende, diciamo, sarà aperto. Il centro nazionale è qualcosa che in questo diagramma si trova in questa posizione di compromesso fra TRL e coinvolgimento aziendale. Quindi è qualcosa che va a TRL da 3 a 6 circa, il centro nazionale. Il centro nazionale dunque lavora su high performance computing e ha una sottoattività dedicata a quantum computing. Questo è in fase di elaborazione in questo periodo. È stato recentemente emanato un bando per partenariati, dove dunque ci potrebbe essere un partenariato di tecnologie e scienze quantistiche che andrà a sommarsi come attività a quella del centro HPC, qualora fosse finanziato. Poi esiste una serie di iniziative che coinvolgono anche gli ecosistemi dell'innovazione e quindi che a livello regionale, dato che la transizione digitale è un asset fondamentale del PNRR, vedono in tutti questi centri focalizzati sulla transizione digitale anche un ruolo della parte quantum. Come sistema, come si colloca? Una volta che sarà completata questa fase del PNRR, che dura circa, io penso ancora 6 mesi, ci sarà a questo punto una messa a sistema delle diverse sinergie. La forchetta di finanziamento però, sommando le diverse iniziative, incluse quelle regionali, può diventare significativa. Non come la Francia o la Germania, però rispetto allo stato precedente di questo investimento si può vedere un output. La Francia, vi do un'idea, ha creato un'iniziativa nazionale francese su questo da 2 miliardi di euro fra università e realtà aziendali. Conosco molto bene il loro piano perché sono stato anche advisor esterno, e con una scelta strategica precedente però ai recovery fund, quindi questa è una scelta pre-Covid. Loro hanno puntato su intelligenza artificiale e quantum technologies a livello centrale. Per rispondere, noi competenze nazionali abbiamo tante, però molto difficili tra diverse realtà, quindi se uno va a combinare l'esistente oggi diffuso fra mondi accademici, CNR, INFN, altre fondazioni, FBK ed altri, insomma l'asset c'è ma va messo a sistema. Quindi diciamo, se uno somma tutti i diversi contributi, le realtà ci sono, ma non c'è ancora quella focalizzazione necessaria per essere ambiziosi. Dove la sfida è più ambiziosa è su quantum computing, ma su quantum computing uno può anche avere un ruolo sia chiaramente di end user, sia come supply chain. In qualche modo quello che anche io vorrei enfatizzare è che non c'è ancora un approccio in cui oggi abbiamo una ricetta chiara dove oggi si otterrà un prodotto garantito fra 10 anni. Quindi, da questo punto di vista per me la partita è ancora aperta. Quello che propongo non vale la pena, cioè in Italia lo sviluppo e la ricerca di base sulla costruzione delle cose quantistici richiede dei fondi che sono al di là dei nostri mezzi in questo momento. Però la computazione quantistica richiede anche moltissima ricerca a livello di calcolo, di software, di diciamo algoritmica. In una delle sue slide all'inizio si parlava dell'applicazione del quantum computing al deep learning, all'intelligenza artificiale, ma quelle sono ancora aspirazioni, quelle richiedono molta ricerca di base di tipo
computazionale che richiede meno fondi e più cervelli. Allora mi domando, nell'ambito del Tecnopolo di Roma, di Bologna, di Milano, perché non si spinge magari a creare condizioni per la ricerca di base nell'algoritmica quantistica più che nell'hardwareistica, solo per motivi di mezzi, insomma. No, grazie per la domanda. Allora, di fatto, la domanda è totalmente pertinente perché il centro HPC, il centro nazionale, che dentro quello che si chiama uno spoke quantum computing, ha come missione esattamente, ha queste due missioni, softwareistica e hardwareistica, con un focus principale sulla parte softwareistica. Quindi confermo che proprio negli strumenti che vi ho descritto ha questo focus. Secondo me, dal mio punto di vista, c'è spazio anche per la parte hardwareistica, proprio per la cosiddetta supply chain, perché di fronte alla complessità dello strumento uno può immaginare la fusione nucleare che si fa in Francia, ITER, utilizza cavi superconduttori dove l'Italia è uno degli appaltatori principali. Quindi se uno ha un hardware da miliardi di euro, diciamo, non deve immaginare un computer quantistico che è come un A380, che quindi prende componenti da diversi paesi. Quindi dal mio punto di vista sulla componentistica l'Italia può avere un ruolo e ha le competenze per farlo, però positivamente rispondo che nell'HPC il motivo per cui, diciamo, è stato pensato di includere quantum computing nel centro nazionale HPC aveva come obiettivo proprio di valorizzare una cross-fertilization fra competenze di quantum information e competenze di elaborazione. Quindi quello sarà il contesto in cui questo verrà affrontato e su questo abbiamo competenze. Non so se spero di aver dato un messaggio positivo in questa direzione. Spero di vederlo in pratica. L'auspicio è condiviso. Sì. Dobbiamo fare più sistema paese. Dopo devo dire, da questo punto di vista il PNRR è stato un esercizio che non si è visto in passato, un esercizio non semplice delle nostre giornate, ma in cui credo che rispetto alle dinamiche degli anni passati c'è stata un'impostazione di sistema paese che prima non c'era. E lo dico questo visto come comunità accademica, che per ora si è tradotto in tanti MIT, però c'è stata per una prima volta una visione di mettere insieme le competenze in interferenza costruttiva non come semplice, diciamo, competizione microscopica. Posso fare una domanda poi? Sì. In realtà tra il meccanismo di base dell'hardware, il processo fisico di base che sta sotto e l'applicazione sopra, c'è di mezzo anche un'altra sfida che è la connettività, la topologia, la maniera di mettere insieme gli atomi, i qubit, la maniera di leggerli. Anche qui c'è molta ricerca in corso. Non può essere anche questo un ambito dove provare a specializzarsi? Cioè, la famosa quantificazione del quantum volume, no? Assolutamente sì, ma per questo, in qualche modo, allora questo ci sono due aspetti. C'è un aspetto che è più agnostico rispetto all'hardware e c'è un aspetto in cui invece probabilmente l'architettura va sviluppata in maniera specifica dell'hardware in modo da valorizzare le specificità dell'hardware e questo consente di salvare molte risorse. Cioè, se noi pensiamo a un hardware, un software che sia indipendente dall'architettura fisica sottostante, lo possiamo benissimo fare, ma lo facciamo con un costo di risorse enorme. Quindi diciamo, personalmente, quindi dire ma io ho dei qubit, elaboro, lo faccio girare su un qualunque hardware, lo posso fare, ma non sarò minimamente ottimale, perché il modello di rumore che caratterizza la singola tecnologia, che non è un qubit, cioè il qubit è un oggetto astratto, il mondo fisico non è fatto di qubit, è fatto di sistemi che hanno una loro complessità, varietà, e quindi tanto più si fa un co-design in cui il software, almeno questo, tenga conto di queste caratteristiche specifiche, tanto più questo ci può consentire di salvare molte risorse. Cioè, invece di dover necessitare 100.000 qubit, magari lo porta a 1.000, perché non sto sprecando risorse per un algoritmo che è stato pensato in maniera arbitraria, non so quelle specifiche del sistema. Volevo sapere qual è... Sì, grazie.
Qual è, diciamo, dovendo scegliere una, la maggiore limitazione dell'architettura hardware di un sistema quantistico oggi? Legata a quale anche frontiera da raggiungere, tipo, non so, il problema del surriscaldamento, quindi, oppure della tipologia di materiale conduttore, quindi proprio a livello fisico, hardwareistico. Allora, grazie per la domanda. Questo dipende molto da piattaforma a piattaforma. Allora, sicuramente, immaginiamo se prendo gli ioni intrappolati abbiamo questi ioni in queste trappole e questo deve essere legato principalmente a quanto le trappole sono pulite, quanto le trappole ci danno esattamente il potenziale che ci aspettavamo. Il potenziale non giusto ci crea delle fonti di rumore. Quello che abbiamo poi da immaginare è che noi abbiamo una parte che ci crea risorse aggiuntive come andiamo a controllare il singolo sistema. Gli ioni controlliamo con una serie di fasci laser e questo è un'aggiunta, cioè la parte di layer di controllo classico sul sistema non è banale. Vi faccio vedere questa foto qui, dove vedete diciamo, tutti i cavi che servono per 53 qubit. Se uno vede questo difficilmente si può immaginare 10.000 qubit scalando questo tipo di piattaforma. Quindi ci sono due grandi famiglie, c'è una famiglia di piattaforme in cui dipende dal materiale, dall'impurezza del materiale. Per esempio recentemente è emerso che nei qubit superconduttori un limite può essere anche legato nella loro proprietà di coerenza, cioè di quanto rimangono 0 più 1 dalle radiazioni di fondo cosmico, cioè dalla radioattività naturale. Non si pensava inizialmente, poi la tecnologia migliora e ti rendi conto che quello che 10 anni fa era totalmente irrilevante, oggi inizia a diventare rilevante. Su questo sono stati interessanti esperimenti al Gran Sasso degli NFN, perché essendo il Gran Sasso ben schermato sotto la montagna, hanno visto, usando lo stesso dispositivo dentro e fuori, un effetto legato alla schermatura ambientale, per citare un esempio. Quindi questo per dire che qui è molto legato all'impurezza del materiale e alla loro scalabilità. Poi dobbiamo anche immaginare un altro aspetto che non diventa, di qua altri challenge non banali, lo spazio di Hilbert diventa esponenziale, quindi non diventa neanche banale calibrare il dispositivo. Cioè quando uno ha un dispositivo di 53 qubit come quello che vi ho mostrato qui, come facciamo a settare tutti i parametri che vanno a controllare il sistema? E quello che succede spesso è che uno magari va a caratterizzare il singolo qubit, ma inizia ad avere un crosstalk che si parlano quando lavoriamo su qubit diversi. Quindi la calibrazione che uno ha fatto con un qubit alla volta in realtà dipende da quale altro qubit è controllato. E questo è collegato nuovamente con l'esplosione esponenziale dello spazio, cioè che per controllare questo sistema che ha così tanti parametri dobbiamo avere delle metodologie che riusciamo ad applicare quando aumentiamo. In realtà non ho risposto in maniera puntuale alla sua domanda, perché in realtà la risposta è molto dipendente dalla singola piattaforma. Quindi qui direi molto materiali, ioni intrappolati, lo ione di bario è sempre lui, o il calcio, o il litio, e la natura ce li fa identici, il problema sono le condizioni al contorno come andiamo a manipolare. Nella fotonica il limite che oggi dobbiamo affrontare è il limite delle perdite, ovvero che un circuito integrato è un circuito che assorbe un po' la luce o la fa perdere e le perdite devono essere molto basse per avere qualcosa che è scalabile. Quindi, però queste perdite sono anche queste legate a quanto bene si riesce a fabbricare il dispositivo e quindi se uno qui riesce a sfruttare gli investimenti miliardari fatti per le tecnologie che oggi usiamo nei telefonini e riesce a trasferirlo in parte in questo ambito può avere un approccio che funziona a lungo termine. Grazie. Allora, la mia domanda è, avevo sempre sentito parlare di due approcci duali sulla programmazione, sul quantum, ovvero il quantum gate e invece il quantum annealing, che sembravano essere quasi contrapposti, in cui il primo, se ho capito bene, poi basandosi su un principio fisico quantico, però ti riconduci a una logica PLC, a porte logiche e così via,
mentre nel secondo c'è proprio un mega sistemone, gli crei delle condizioni al contorno e poi interpreti i risultati aspettando l'evoluzione fisica, stati energetici e quant'altro. Quindi, prima domanda, un suo commento appunto sulle due approcci, qual è il più promettente, anche quello con un potenziale maggiore. Il secondo, visto che per la prima volta riesco a capire qualcosa di più, se mi toglie pure su un esempio il dubbio sul perché fisicamente un fotone possa avere valenza 0,1 fin tanto che non lo leggo, su un esempio, così almeno ho tutta la catena costruita. Grazie. Allora ragazzi, vado prima. Il modello circuitale è il primo modello che è stato sviluppato, che quindi aveva, come diceva lei, aveva questa analogia. Allora, diciamo un attimo, che aveva questa analogia fra quello che uno ha in mente a livello di gate classici, porte logiche e quant'altro. Allora, vediamo se io qua perché io ho un po' tutto, diciamo, avrei migliaia di slide, però diciamo, andiamo qui a vedere. Questo è un tipico esempio, questo è esempio il circuito che fa il teletrasporto e questo è il circuito con cui hanno fatto Quantum Supremacy. In questo caso abbiamo un'evoluzione temporale e i gate sono a singolazioni che noi andiamo ad applicare. In realtà esistono altri modelli, oltre questo, ovvero il modello circuitale è un modello in cui io un'evoluzione faccio un certo... Poi esistono dei modelli che si chiamano modelli measurement based, in cui si cambia il paradigma di quello che si utilizza con la fotonica, e che uno ha tanti qubit, li crea entangled fra di loro, crea tutti questi qubit entangled con stati entangled molto particolari, e il calcolo non si fa applicando porte logiche, ma si fa applicando misure sequenziali. Questo si chiama cluster state based quantum computing, che è un altro modello che è anche esso universale. Questi sono entrambi due modelli universali. Che significa universali? Che uno ci può fare qualunque dinamica. Ovviamente a livello di principio sono equivalenti, poi uno alla pratica si chiede ma quanti gate devo fare? È vero che sono tutti polinomi, però una cosa è fare 10 alla 8 operazione, una cosa è farne 100, ed è la differenza quando uno va in laboratorio. Cos'è l'adiabatic quantum computing? Un modello diverso, uno ha un sistema, una certa hamiltoniana, che la hamiltoniana è quello che ci descrive l'evoluzione fisica di un sistema, e uno sfrutta il fatto che il sistema in qualche modo rilassi in maniera naturale verso il suo stato fondamentale, ed è quello che sfrutta l'adiabatic quantum computing. L'adiabatic computing però ha sempre avuto diversi punti di vista, perché non è chiaro che questa proprietà di rilassamento conta. Alla fine noi repariamo uno stato, questo è l'approccio che fa D-Wave, che prepara una hamiltoniana, questa hamiltoniana ha delle caratteristiche di accoppiamento spin singolo, prepara uno stato e uno codifica il problema negli accoppiamenti, ovvero nella hamiltoniana, cioè ha un mapping. Qual è la peculiarità? Però che questo tempo di rilassamento dipende dallo spettro energetico della hamiltoniana, e quindi alcuni spettri possono richiedere un tempo di rilassamento che esplode esponenzialmente. Quindi l'adiabatic computing a livello di modello, quanto uno possa portare un modello di adiabatic computing a uno schema di calcolo universale, non c'è questa equivalenza. Sì, appunto, cioè, il calcolo universale forse il tempo può andare all'infinito, però per modelli di ottimizzazione, se uno ha un problema specifico, l'adiabatic quantum computing può funzionare. Insomma. Allora, esatto, il punto è che l'adiabatic quantum computing in alcuni casi possiamo avere una risorsa di tempo che esplode esponenzialmente per alcuni problemi. Quindi in realtà, in base al problema che vogliamo studiare, può o no essere un approccio efficiente. E quindi a questo punto andiamo a un livello successivo e dipenderà a questo punto il problema che noi vogliamo studiare, che caratteristiche ha e come lo andiamo a realizzare. Quindi l'equivalenza non è totale. Quello è un po' l'aspetto che nel adiabatic quantum computing, dove abbiamo delle macchine molto interessanti, c'è un po' più una zoologia nei parametri, cioè non abbiamo una descrizione così chiara di quello che dobbiamo avere sempre per avere una condizione in cui risolviamo un problema. C'è una zona grigia più euristica nel vedere, per alla fine uno può dire a livello applicativo mi basta che uno funzioni meglio, però a livello di universal quantum computer, dove a livello matematico, algoritmico è tutto più elegante, lì c'è una zona a volte meno definita. Però anche lì è chiaro che
Però noi possiamo anche fare un confronto con machine learning. In machine learning non abbiamo dimostrazioni su tutto perché funziona. E qui se vogliamo un approccio che può diventare analogo, possiamo avere approcci che uno ha un approccio un po' euristico e dire ok, io voglio costruire una macchina abbastanza completa e pulita per darmi la dinamica giusta, e una volta che avrò fatto questo, a questo punto vado a studiare i problemi di ottimizzazione che sono di mio interesse e vedo qual è il gap. C'è questa stati grandi dibattiti, però c'è stato lì a livello di macchine un grande improvement negli ultimi anni. L'ultima domanda mi richiede un po' un insight di 5-10 minuti. Il modo più semplice però, vediamo un attimo, c'ho forse un'idea, cerco di, non l'ho fatta apposta, però devo vedere solo se, diciamo, ok, non so se ok, no, sono fortunato, sono polarizzati. Allora, lei dice, come faccio ad avere 0 e 1 allo stesso tempo? Allora uno può immaginare che sono dei vettori, quelli che uno ha studiato anche al liceo, e quindi può immaginare che alla fine il mondo quantistico è uno spazio vettoriale, dove se uno ha un vettore che è orizzontale e un vettore che è verticale, li può combinare. E quindi combina un vettore a 45 gradi. Perché parlavo di questo? Perché, esempio, la polarizzazione della luce, ho scollegato, non era previsto che girassi lo schermo, però forse scusatemi perché ho improvvisato, non bisogna improvvisare. Ok, anche questo schermo. Allora, questo è uno schermo polarizzato. Quindi uno può immaginare che un esperimento, qui ho un esperimento in cui qui ho lo schermo polarizzato, qui ho gli occhiali polarizzati, lo ruoto e sparisce. Perché qui ho una polarizzazione che è verticale e qui quello che fa di fatto la crittografia a singolo fotone riproduce questo esperimento in cui invece di avere uno schermo ho un singolo fotone, e invece di avere un occhiale e l'occhio umano ho un rivelatore di singolo fotone e non gli ho dato un input successivo in più. No, nel senso che se io mi immagino uno spazio vettoriale, magari la immagino in maniera troppo analitica, però mi immagino sempre, ecco, alfa numero più beta numero, o x03 più y07, non me li immagino e quant'altro, però mi immagino un numero che va tra 0 e 1, in 3D con XYZ, un vettore posizionato nello spazio, non mi immagino una sfera piena di vettori che c'è l'universo dentro, poi a seconda di come la leggo estraggo quello che mi interessa. Cioè, la dico in maniera diversa, piuttosto che assumere o 0 o 1, essendo un vettore mi immagino che assuma un qualsiasi valore intermedio tra i due, però c'è uno stato fisico definito lì dentro. Allora, aggiungo un altro elemento. Se noi parliamo di qubit, trattiamo numeri complessi. E qui, mentre qui io ho parlato soltanto di polarizzazioni. Però se uno va a vedere il cinema 3D, il cinema 3D sfrutta le polarizzazioni circolari, che sono una combinazione di orizzontale e verticale con la I. Quindi quando uno ha gli occhiali 3D del cinema, non sono di questo tipo con polarizzazioni lineari, ma sono polarizzazioni in cui ho un contributo di fase fra i due. Non so se quello ho dato un po', uno spunto in più. Ovviamente è più complicato perché non è che vuoi dire che un occhiale polarizzante in modo quantistico è tutt'altro. Quello che ci manca, abbiamo due ingredienti. Uno è il fatto che abbiamo un vettore a coefficienti complessi e ci dà la sfera. Poi come andiamo dentro la sfera con gli stati misti, e questo è un elemento che è uno stato misto, non si descrive con una funzione d'onda, ma questo, poi immaginiamo di questa sfera prendiamo solo la parte, il guscio sferico, e vettori più contributo di fase, quindi numeri complessi. La peculiarità poi che abbiamo è il fatto che quando andiamo a osservare lo stato facciamo una misura proiettiva e dunque collassiamo sempre lo stato su un singolo contributo. Ci dobbiamo unire questo per cogliere tutta la parte quantistica. Quindi abbiamo uno stato, ma questo stato non è accessibile alfa e beta. Spero di aver dato in base all'osservabile che faccio. Va bene, allora ci sono altre domande o possiamo concludere il talk?
Ok, allora sostanzialmente di là stiamo preparando un piccolo buffet. Nel frattempo vi suggerisco di magari dare un'occhiata intorno, perché ci sono le opere d'arte della Colle Humanism esposte. Come sapete la Colle insomma chiama artisti nazionali e non a interpretare il rapporto tra intelligenza artificiale e arte ed etica. All'ingresso c'è il catalogo, quindi se poi volete spulciare alcune informazioni sulle opere d'arte, all'ingresso trovate tutte le informazioni. Quindi niente, professore, non ci rimane che ringraziarla per il suo intervento e insomma ci vediamo tutti di là. Grazie. Grazie.